Ciao a tutte! Chi mi segue già sul mio blog sa che per me questo è in assoluto il primo video su YouTube, per cui vi chiedo sin d'ora di perdonarmi se da parte mia ci dovesse essere qualche imbarazzo, qualche tentennamento e qualche inquadratura magari non propriamente felice. Ho deciso di realizzare questo video perché molte delle mie lettrici mi chiedono dei consigli su come realizzare una perfetta water marble. E quando si parla di nail art in generale e di water marble in particolare, è più utile far vedere direttamente come procedere piuttosto che magari scrivere le cose. La water marble per certi versi è una tecnica davvero ostica da realizzare perché per portare a casa il risultato occorrono molto tempo, molta pazienza e anche una buona dose di fortuna perché per esperienza personale l'80-85% degli smalti non funziona con questa tecnica. Tuttavia, i risultati che si possono ottenere sono così unici nel loro genere, così spettacolari, che vale davvero la pena provare. Io, ad esempio, in questo momento ho sulle mani una water marble a spirale realizzata con due smalti di E. England, Lady of the Lake, che è il viola, e Dragon, che è il verde. Entrambi hanno un finish holo scattered. Vi mostro un altro esempio di ciò che è possibile realizzare con la tecnica water marble, questo design ad onda a fiore che è probabilmente il più comune. In questo caso io ho utilizzato OPI Suzy Says Feng Shui, che è quell'azzurro molto intenso cream, e England Princess Tears, che è il viola sempre con finish holo scattered. Qui invece abbiamo un altro design a spirale realizzato con l'AILA 85 che è il bianco e l'OPI Jade is the New Black che è il verde. Se non si fosse capito, vado matta per il design a spirale. Una delle prime domande che mi viene rivolta è: che tipo di acqua devo utilizzare? Personalmente uso della comunissima acqua del rubinetto a temperatura ambiente oppure fredda. Questo è molto importante, evitate l'acqua tiepida o calda perché la temperatura, il calore va comunque a interferire con l'apertura della goccia di smalto. Molte ragazze consigliano di utilizzare acqua distillata o acqua in bottiglia, dimostrando proprio come la goccia di smalto riesca a allargarsi meglio in questi due tipi d'acqua rispetto alla comune acqua del rubinetto. Io nella mia esperienza non ho riscontrato questa differenza e andiamo subito a fare un esperimento per farvi vedere come le cose per me non cambino. In questo momento sto cercando di far allargare una goccia di OPI Russian Navy in della comune acqua del rubinetto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Invece alla vostra sinistra ho messo nel bicchiere dell'acqua in bottiglia, proprio per farvi vedere come io non riscontri nessuna differenza. Anzi, ironia della sorte, si allarga meglio la goccia di smalto nell'acqua del rubinetto rispetto alla goccia di smalto che ho versato nell'acqua in bottiglia. Perché per alcune l'utilizzo di acqua distillata o acqua in bottiglia fa la differenza e per altre no? Sta tutto nella durezza dell'acqua di casa vostra. Se abitate in una zona in cui l'acqua è molto calcarea, oppure magari le tubature di casa vostra non sono particolarmente nuove, per cui è più probabile che ci siano nell'acqua delle impurità che vanno effettivamente a ostacolare l'apertura della goccia di smalto, allora vi consiglio di orientarvi verso l'acqua distillata o l'acqua in bottiglia, altrimenti, come avete visto, l'acqua del rubinetto va benissimo. In ogni caso, potete fare un esperimento molto veloce e molto semplice come quello che ho fatto io adesso per verificare voi stesse quale sia l'opzione migliore. Una seconda gettonatissima domanda è: quali smalti devo utilizzare per la water marble? E qui le cose si fanno davvero difficili perché purtroppo non esiste un profilo dello smalto perfetto che sicuramente funzionerà per la water marble. In questo momento sto mettendo in fila un po' di smalti che io ho utilizzato nei miei precedenti esempi oppure che andrò ad utilizzare tra poco per la water marble e come vedete non hanno niente in comune, sono di marchi diversi, di diverse fasce di prezzo e hanno anche finish diversi. Di certo ci sono dei finish che sicuramente per la water marble non funzionano, come ad esempio gli smalti matte oppure gli smalti suede o ancora quelli con glitter particolarmente pesanti, ingombranti, che proprio non riescono ad allargarsi in acqua. Sempre in linea generale posso suggerirvi di utilizzare smalti che hanno una formula piuttosto fluida, che si stendono molto facilmente, perché hanno più probabilità di funzionare per la water marble. Al contrario, gli smalti piuttosto densi, che magari avete lì da un po', avete aperto da un po' e si sono un po' seccati, difficilmente poi si andranno ad aprire in acqua.
Una leggenda metropolitana che mi sento di sfatare sulla Water Marble è quella per cui bisogna utilizzare degli smalti costosi perché hanno più possibilità di funzionare. Assolutamente no. Innanzitutto il fatto che uno smalto sia costoso non implica necessariamente che sia di qualità e poi è proprio una questione di formulazione, di quanto è liquida la formulazione. Il prezzo non è assolutamente indicativo. Ho pagato cifre folli per degli smalti che poi erano densi, difficili da stendere, figuriamoci se riuscivano ad allargarsi in acqua per la tecnica Water Marble. Anzi, io vi sconsiglio di utilizzare smalti costosi perché questo tipo di tecnica beve proprio letteralmente lo smalto, bisogna utilizzarne davvero tanto, per cui magari io eviterei di utilizzare smalti che avete pagato un occhio della testa. E dopo avervi dato la brutta notizia, ovvero che purtroppo non c'è un modo per riconoscere subito uno smalto che funziona rispetto a uno che non funziona, ma che dovete solamente andare a fare dei tentativi, andiamo a vedere il procedimento più nel concreto. Io in questo momento sto utilizzando questo grigio che si chiama Gunmetal ed è di Sally Hansen e questo verde menta che si chiama Jade Stone ed è della Model Zone. Uno degli elementi chiave per la riuscita della Water Marble è la velocità. Cercate di essere più veloci possibile quando versate le gocce di smalto nell'acqua. Sicuramente più veloci di me che sono rallentata dal fatto di parlare e spiegare. Questo perché il film che andate a creare con lo smalto sulla superficie dell'acqua asciuga molto velocemente e rischiate di trascinare via lo smalto anziché creare il disegno nel momento in cui andate poi a disegnare appunto con lo stuzzicadenti o col l'ago. Un altro piccolo suggerimento è quello di rimanere il più vicino possibile alla superficie dell'acqua col pennello dello smalto nel momento in cui andate a far cadere la goccia di smalto stesso. Questo perché se la fate cadere troppo dall'alto, la goccia non andrà ad aprirsi sulla superficie dell'acqua, ma andrà a depositarsi sul fondo in forma di pallina oppure a disgregarsi in maniera completamente disomogenea. Ora che nell'acqua ci sono abbastanza cerchi di colore per i miei gusti, posso prendere uno stuzzicadenti e andare a creare il mio disegno. Se preferite potete utilizzare anche un ago. In questo caso ho deciso di creare un semplice design zebrato, quindi andiamo a vedere come procedere. Innanzitutto non andate mai a toccare i cerchi più esterni dello smalto, quelli più vicini al bicchiere, perché saranno quelli più asciutti e quindi rischiate, come dicevo prima, di andare a trascinare lo smalto anziché creare un disegno. Con molta delicatezza parto dall'esterno e procedo verso il centro. Di tanto in tanto pulisco lo stuzzicadenti dall'eccesso di smalto su un fazzolettino. In questo momento io sto creando quel design che vi facevo vedere all'inizio, quello ad onda, quello a fiore se preferite, che è un po' il design base. A questo punto riprendo lo stuzzicadenti in mano e faccio il movimento opposto rispetto a quello che ho appena fatto, ovvero dall'interno vado verso l'esterno, tagliando a metà queste ondine che ho appena creato. Di tanto in tanto pulisco lo stuzzicadenti su un fazzolettino, su un pezzo di carta, per poterlo pulire dagli eccessi di smalto. E a questo punto siamo praticamente pronte per poter immergere la nostra unghia nell'acqua. Io ho già preparato un'unghia finta con 2 mani di smalto bianco come base. Io vi consiglio sempre di stendere una base bianca per fare in modo che i colori che andate ad utilizzare per la Water Marble vera e propria siano maggiormente esaltati. Ora non mi resta che scegliere il punto del disegno che voglio trasferire sulla mia unghia, piazzarla sopra parallelamente e andare giù nell'acqua. Chiaramente prima di poter tirar fuori l'unghia dall'acqua dobbiamo eliminare tutto lo smalto in eccesso. Per farlo soffiate sulla superficie dell'acqua, sul film di colore, per facilitarne l'asciugatura, in modo tale che anche la rimozione sia molto più semplice. Poi prendete una penna vecchia come faccio io, un bastoncino di legno d'arancio, quello che preferite, e andate a rimuovere tutto il colore in eccesso. Non abbiate alcuna fretta, siate molto accurate, mi raccomando, rimuovete con calma ogni residuo in eccesso di smalto, altrimenti rischiate di andare a rovinare il design appena creato nel momento in cui tirate fuori l'unghia dall'acqua. A questo punto posso rispondere a un'altra delle domande che va per la maggiore, ovvero come posso evitare che si formino sulla mia unghia quelle antiestetiche bollicine di acqua che poi si trasformano in buchi di colore nel momento in cui si va a passare il top coat protettivo. Il modo migliore per minimizzarne la formazione o evitarle proprio è quello di tirar fuori l'unghia dall'acqua molto lentamente e piazzandola in modo verticale.
Così, molto molto lentamente, con calma, vado a tirar fuori l'unghia. Inoltre è importante tenere a portata di mano un pezzettino di carta, un fazzolettino, perché se proprio non siete riusciti a evitare la formazione delle bollicine, potete andarle a rimuovere immediatamente così, semplicemente sfiorandole, pizzicandole con un fazzolettino di carta. Ovviamente fate attenzione a non toccare lo smalto ed ecco qua il nostro design zebrato. Come vedete sul mio bastoncino di legno di arancio si è depositato tutto questo smalto in eccesso. Ovviamente quando andrete a fare la manicure, questa nail art sulle vostre unghie, lo smalto in eccesso andrà a finire sulla vostra pelle, sulle vostre cuticole. Motivo per cui è molto importante proteggerle, non solo perché è molto noioso andare a pulire con l'acetone tutto questo smalto in eccesso, ma anche perché non è mai bello tenere la pelle troppo a contatto con una sostanza chimica come l'acetone. Come le possiamo proteggere? Semplicemente applicando dello scotch. Lo piazzate vicino sul contorno delle vostre cuticole e lo fate passare bene anche dietro. In questo modo basterà rimuovere lo scotch e il grosso del clean up sarà fatto. Procediamo a questo punto con un ultimo esempio, il design a spirale che vi ho fatto vedere anche all'inizio. Utilizzo nuovamente questo blu shimmer che è di OPI ed è Russian Navy e lo abbino a uno smalto cream di Yamaska Jomima. Di tanto in tanto cambiate l'acqua che state utilizzando, infatti per quanto possiate rimuovere con accuratezza tutti i residui di smalto, a furia di fare tentativi si accumulano comunque delle impurità che poi vanno ad ostacolare l'apertura della goccia più esterna, come vedete che è accaduto a me in questo caso. Mentre continuo a versare le mie gocce di smalto, vorrei sfatare un'altra leggenda metropolitana che mi è capitata di sentire, ovvero quella per cui l'utilizzo di acetone e solvente in aggiunta all'acqua per la water marble aiuta ad allargare le gocce di smalto. No, purtroppo non è così facile. Se uno smalto non funziona, non sarà certo l'acetone o il solvente a cambiare la cosa. Anzi, rischiate veramente di fare un malloppo terrificante. Sia lo smalto che il solvente o l'acetone sono immiscibili in acqua ed è proprio questo il principio su cui si basa la water marble, per cui se li utilizzate insieme andate solo a creare un malloppo terrificante. Ok, sono pronta per creare le mie spirali. Parto sempre da uno dei cerchi più esterni, anche se non dai primi due, e vado a creare semplicemente un cerchio. Pulisco lo stuzzicadenti sul mio fazzolettino di carta perché in questo caso il residuo di smalto è davvero notevole, riprendo il mio disegno e continuo a fare una spirale. Visto che in questo caso ne ho la possibilità, vado a ricreare altre spirali in altri punti del mio film di smalto, in modo tale che alla fine io possa scegliere qual è la spirale che mi piace di più e quindi dove andare a immergere la mia unghia. Ho fatto un secondo tentativo che ancora non mi convince fino in fondo, procedo con l'ultimo e secondo me è quello più carino. Sì, voglio proprio immergere l'unghia qui. Prendo nuovamente la mia unghia finta, sempre già preparata con 2 mani di base bianca, e la piazzo proprio in corrispondenza dell'ultima spirale che ho creato, che è quella che voglio che si trasferisca sulla mia unghia, e esattamente come prima vado giù nell'acqua. A questo punto vi ricordo di soffiare, beate voi che potete farlo perché io farò una fatica tremenda a tirar via tutto lo smalto residuo perché ho già provato questi smalti in precedenza e rimangono fluidi davvero a lungo, si lavorano bene davvero a lungo dopo averli immersi in acqua. Comunque, ripeto, non abbiate fretta, togliete via per bene ogni minimo residuo e poi, esattamente come prima, tirate fuori l'unghia dall'acqua molto lentamente e tenendola in posizione verticale. Ecco qui, ci siamo e la nostra spirale direi che è venuta benissimo. Ricapitolando, utilizzate acqua a temperatura ambiente oppure fredda, se abitate in una zona in cui non è particolarmente calcarea utilizzate pure quella del rubinetto, altrimenti orientatevi verso quella in bottiglia oppure distillata. Non aggiungete solvente, acetone o qualsiasi altra cosa all'acqua perché non aiuterà lo smalto ad allargarsi, anzi vi complicherà solo la vita e vi renderà impossibile poter procedere poi con la water marble.
Proteggete sempre le vostre cuticole con dello scotch, onde evitare poi di passare ore e ore a pulire tutti gli eccessi residui di smalto dalla vostra pelle. Quando fate cadere le gocce nell'acqua siate il più veloci possibili, altrimenti rischiate che il film di colore che state andando a creare si asciughi e poi di non riuscire a creare il vostro disegno con lo stuzzicadenti, ma di trascinare tutto via. Quando andate a creare il vostro disegno non andate mai a toccare i due anelli più esterni, quelli più vicini al bordo, i primi che siete andate a creare, perché saranno verosimilmente già asciutti e sarà impossibile lavorarli. E soprattutto armatevi di tanta pazienza perché, come vi dicevo prima, non c'è un modo per sapere a priori se uno smalto funzionerà o meno con questa tecnica. L'unica maniera è provare, provare e provare. E questo è tutto. Io spero di esservi stata utile e di aver risposto a tutti gli interrogativi più frequenti, più comuni sulla tecnica Water Marble. Se così non fosse, scrivetemi pure un'email oppure porgetemi le vostre domande nei commenti. Un saluto affettuoso a tutte e spero di ritrovarvi presto sul mio blog o chissà, magari anche qui su YouTube. Ciao!